Buon pomeriggio a tutti cari amici e tifosi rossoneri, benvenuti o bentornati sul canale Milanisti. Si fa un gran parlare in queste ultime ore, in queste ultime settimane di Yashari, un giocatore per il quale il Milan sta facendo a braccio di ferro con il Bruges. In questo video vi spiego perché il Milan si è fissato, si è focalizzato su questo giocatore e non intende andare sul piano B, anche se poi ovviamente non è il Milan a decidere, quindi l'ultima parola spetta al Bruges, però era importante capire perché il Milan sta aspettando così tanto tempo e sta cercando di avere tanta pazienza per portare a casa questo giocatore, perché ha delle caratteristiche fondamentali che ora scopriremo insieme. Prima di tutto però, se volete sostenere questo canale, iscrizione, ovviamente accensione della campanella, importantissima per l'algoritmo, like al video e commento anche tattico, perché così mi aiuterete a portare avanti questo progetto. Grazie a tutti. Andiamo senza perderci in ulteriori chiacchiere su un articolo uscito oggi sulla Gazzetta Plus, perché spiega perfettamente quali sono i motivi per cui il Milan ha voluto in tutti i modi, sta cercando in tutti i modi di portare a casa Yashari. Allora, il profilo, il primo punto quindi è il profilo del giocatore dal punto di vista dell'età, dal punto di vista economico. Motivo numero uno: Yashari a 22 anni è un giocatore in ascesa, rientra alla perfezione nei canoni dell'acquisto perfetto tracciati da Elliott e Redbird negli ultimi cicli rossoneri. Può crescere molto, ha un ingaggio contenuto, ha talento, a 2 o 3 anni, tra 2 o 3 anni potrebbe essere rivenduto a una cifra nettamente, aggiungo io, superiore. Tijani Reinders, di cui prenderebbe in qualche modo il posto, è l'esempio perfetto, così perfetto che non è semplice pensare di replicare un'operazione così vincente. In questo senso Ardon ha solo un difetto: costa 10-15 milioni di troppo. Il Milan in questi anni ha sempre comprato tra i 18 e i 25 milioni, arrivando a 35 solo per De Ketelaere. Bruges ci risiamo. E Jimenez. Il club ha deciso di fare un'eccezione. Punto numero 2, la tecnica. Il socio di Modric. Motivo numero 2, bisogna scendere in campo. Yashari è considerato il giocatore ideale per dare una dimensione diversa a questa squadra, per mandare i compagni negli spazi, gestire il pallone, aumentare la qualità del palleggio. Il Milan ha tanti giocatori che amano portare palla, riceverla sui piedi e gestirla. Leao, Pulisic, Musa, Salmakers, Chukwueze. Yashari no, è un giocatore diverso, muove il pallone, preferisce spostarlo con un passaggio piuttosto che con un'accelerazione palla al piede. Modric e Yashari insieme in questo senso possono essere fondamentali, soprattutto contro squadre che si chiuderanno. Alzano molto la qualità e possono risolvere con un filtrante un'idea, un tiro da lontano. Il centrocampo è il cuore di ogni squadra, no? Punto numero 3, la personalità. Vede solo il Milan. Motivo numero 3, qui si parla di spirito. Yashari ha una personalità forte e ha sposato il Milan senza esitare. In questi giorni sarà in Macedonia del Nord per il matrimonio del fratello, ma anche lui è pronto a essere fedele sempre al Milan, nella gioia e nel dolore, nella salute e negli infortuni, almeno fino al 30 giugno 2029. Un giocatore così in uno spogliatoio che nell'ultimo anno ha evidenziato difetti di personalità e, aggiungo io, di spirito di appartenenza, fa molto comodo. In una squadra in cui manca un gruppo forte italiano, Gabbia è un co-capitano e poi sarebbe utile avere un giocatore che da bambino andava a San Siro e da adulto tiene fede alla passione. Lo vediamo in questa foto da bambino a San Siro che seguiva il Milan, la sua squadra del cuore. La cronaca, il resto è cronaca. Yashari che non si allena, il Bruges che lo valuta a 40 milioni, apro e chiudo parentesi, transfer market, valutazione di Yashari 32 milioni, chiuso parentesi, tanto per darvi un ulteriore dato che dimostra quanto quelli del Bruges siano personaggi che a me non piacciono assolutamente, perché non puoi valutare un giocatore 8 milioni in più di quello che vale su una cifra di 40 milioni, cioè 8 milioni su 40 sono una cifra, cioè sono un aumento di valutazione che non è assolutamente accettabile. Poi ognuno può fare quello che vuole perché il giocatore è del Bruges, quindi loro hanno il diritto di chiedere anche 100 milioni, però io credo che sia altamente scorretto fare questa valutazione quando trovi un giocatore come Yashari che vuole assolutamente vestire la maglia rossonera. Aggiungo anche che Yashari aveva un accordo sulla parola, come vi dicevo nel video di ieri, che avrebbe potuto lasciarlo partire a fronte di una promessa che era la seguente: il Bruges ha promesso a Yashari di lasciarlo partire di fronte a una
offerta che fosse da record rispetto a quelle che aveva ricevuto fino ad oggi. E il Milan ha offerto, nell'ultima offerta di Tare, ha offerto una cifra che batte l'ultima cifra che il Bruges ha incassato per un giocatore in partenza, cioè quella di De Ketelaere. Quindi il Milan ha fatto la sua parte, il giocatore si aspetta che la promessa venga mantenuta, se il Bruges non lo fa ovviamente si sta comportando male. Il Bruges che lo valuta a 40 milioni nonostante sia in squadra da una sola stagione, il Bruges che promette a Yashari, lo stavo dicendo, di cederlo in caso di offerta record per il calcio belga, un livello di spese il cui Milan ritiene di essere arrivato. Poi le novità di queste ore, la seconda proposta rossonera con il Milan che nonostante abbia altri acquisti importanti in agente è disposto a mettere 35 milioni su un centrocampista, il Bruges farà sapere di non essere contento, ma anche il finale, ma quello non tarderà. Siamo ad agosto e questa storia dura da un mese, non può tardare. Io credo che il lieto fine dovrebbe essere che il Bruges si accontenta di una cifra inferiore ai 40 milioni, che poi siano 38, 37, 36, 35, questo non sta a me dirlo, ma ha dato la sua parola al giocatore che l'avrebbe lasciato andare via per una cifra record e da 35 milioni in su sono tutte cifre record. Si è dimenticato di specificare quale cifra record perché sta prendendo in giro il giocatore e ovviamente sta prendendo anche in giro anche il Milan. Il lieto fine, dicevo, è che il Bruges accetti l'offerta del Milan e lasci finalmente questo giocatore libero di vivere il suo sogno, cioè giocare nella squadra del cuore, che è il Milan. Mi aspetto che succeda questo e mi auguro per tutti quelli che come me hanno capito che questo giocatore è diventato fondamentale che Yashari vesta la maglia rossonera. Per adesso è tutto, vi ringrazio dell'attenzione, ditemi cosa ne pensate nei commenti, ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Milan.